Ciao, benvenuti su Mintitaro. Oggi voglio presentarvi questo mazzo di Doreen Virtue e che ci aiuta a scoprire lo scopo della nostra vita. Tanto è vero che il nome del mazzo è Lo scopo della vita, le carte dell'oracolo. Sono delle carte che io ho utilizzato anche qui in questo canale una volta per un interattivo, vi mando il link, dove appunto capire le caratteristiche del nostro scopo della vita. L'ho utilizzato insieme ai tarocchi e voi potete farlo ugualmente, sia utilizzarlo da solo che con i tarocchi. Per chi non avesse ben chiaro il concetto dello scopo della vita, lo riassumo brevemente. Lo scopo della vita è praticamente quello che la nostra anima è chiamata a fare in questa reincarnazione, mettiamola così. Però se non credete alle reincarnazioni, non succede niente, in realtà molto più generalmente lo scopo della vita è quello che le nostre passioni, quello che facciamo in modo semplice, senza sforzo, anche gratuitamente, solo per noi stessi, che dà un senso un po' alla nostra vita. Non necessariamente deve essere relativo alla carriera, possono essere anche delle cose che facciamo per noi stessi, però a volte può capitare che non si abbiano ben chiare le nostre passioni perché poi non le abbiamo più coltivate, non ci siamo sempre focalizzati sull'aspetto più pratico della nostra vita, ehm, e quindi abbiamo un po', come dire, perso la connessione con ciò che ci fa star bene. Queste carte ci possono aiutare a scoprire appunto ciò che ci fa star bene, a prescindere dal regime di dieta o dalla fitness, per dire. Quelle attività che ci caricano a livello energetico, a livello emotivo e mentale. Sono 44 carte, io le ho comprate in Amazon, costavano 22,50, c'è scritto, e hanno un po' la tematica degli angeli perché Doreen Virtue ha lavorato molto con l'angelologia e le carte sono queste, hanno questo dietro, questo retro, sono grandi, non so, forse 10 centimetri, una cosa del genere. Io ho le mani piccole e vengono con questo libricino dove spiega brevemente come utilizzarle. Lei usa una stesa molto semplice di 3 carte, passato, presente, futuro, però ciò non vieta che possiate utilizzarle con qualsiasi tipo di stesa. E poi ogni carta ha la sua spiegazione. È un libricino piccolo, compatto, che però ehm, è abbastanza esaustivo. Dunque, per quanto riguarda le carte, adesso le vediamo una a una. Sono fatte molto bene, come tutte quelle di Doreen Virtue, nel senso che sono ben plastificate, quindi si mescolano molto bene. E come vedete qua sono tutte con questa bordatura verde e hanno anche una frase dove spiega brevemente il messaggio della carta. E sono carte che parlano un po' di appunto passioni, attività che possono far star bene. In questo caso, per esempio, tutte le attività relative ai fiori. Qui abbiamo invece proprio come degli eventi, come delle necessità che abbiamo, in questo caso il cambio di carriera, una carta che sta indicando che è il momento di dare una svolta alla nostra attività lavorativa. Questo è i libri, quindi tutto ciò a che fare con i libri. Autore,
quindi è un po' più la parte della scrittura. Questo è il sensibilità, quindi un po' la caratteristica caratteriale in questo caso. Sei sulla strada giusta, quindi è un po' un messaggio da parte degli angeli, secondo Doreen Virtue. Espressione creativa, abbondanza infinita. Quindi sono un po' delle carte oracolo, nel senso che danno proprio dei messaggi guida, e anche carte che esprimono proprio le nostre passioni. Queste sono carte dell'oracolo, il nome della carta stessa, poi viaggio, tutto ciò ha a che fare con i viaggi, artista, animali, quindi tutto ciò che ha a che fare con la natura e l'elemento animale, lavoro sul corpo, nutrizione, scuola, luce e amore. Comunque in generale non è che un oracolo possa essere esaustivo dal punto di vista delle passioni e dei tipi di lavoro e attività che si possano fare, per cui bisogna sempre leggere queste carte in maniera un po' elastica, ecco. I colori sono molto belli. Energia guaritrice, per esempio. E se volete vedere appunto, avere uno spunto su come leggerle, guardate l'interattivo di cui posto il link e avrete un po' l'esempio di cosa si può fare con questo mazzo. A me piace molto perché dà una lettura appunto relativa alle proprie passioni, al proprio scopo di vita. ehm, a volte uno se lo deve anche, si deve anche riflettere, no? Su questo tipo di questioni, perché ehm, altrimenti si rischia appunto di cadere nella routine, di essere sommersi semplicemente dai doveri. E invece per chi crede nelle reincarnazioni, nella reincarnazione, lo scopo di vita è proprio prettamente quello che l'anima è venuta a imparare, a fare, a concludere, a compiere in questa vita, e quindi si esprime attraverso solitamente dei talenti naturali e delle passioni innate che si hanno, tipo chi sa disegnare, no? Magari è ehm, chiamato a utilizzare questo talento nella sua vita. Questo è yoga, per esempio, la giustizia. E si possono utilizzare queste carte da sole, appunto dicevo, in accompagnamento con i tarocchi. A me piace utilizzarle in accompagnamento con i tarocchi perché si possono dettagliare, no? Avere dei dettagli grazie anche alle carte dei tarocchi. Questo per esempio è l'insegnamento. Sono belle carte, a me piacciono molto. E questa è l'ultima, il sostegno. Bene,
Spero che vi sia piaciuto questo mazzo perché secondo me è utile, è specifico per questo tipo di domande relative a cosa devo fare per raggiungere il mio scopo di vita, a cosa mi manca, sono sulla strada giusta, c'è qualcos'altro che devo perfezionare, imparare per potermi sentire completo, cose di questo tipo. Ehm, è una tematica che a me interessa molto, appunto perché mi sono anche specializzata tramite il tarot coaching su questo tipo di tematica, quindi per questo ho comprato questo mazzo, però penso possa essere di aiuto un po' a tutti. Bene, spero che vi sia piaciuto questo video, se vi è piaciuto vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, in modo da non perdere altri video e soprattutto attivate la campanella, altrimenti potete veramente perderli quando vengono pubblicati. E noi ci vediamo presto. Ciao!